Benvenuti al workshop nazionale del progetto di ricerca Virtue, che è focalizzato sulla giurisdizione italiana. Sono il dottor Costantino Grasso, sono Associate Professor in Business and Law alla Manchester Law School e Principal Investigator del progetto di ricerca. Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito a questo importantissimo evento, importantissimi fini del progetto ovviamente di ricerca. Virtue è un progetto di ricerca internazionale avente natura multidisciplinare, finanziato dall'Unione Europea, che mira ad esplorare le interconnessioni tra i reati fiscali e la corruzione, per svelare le relazioni profonde tra frodi e pratiche di corruzione nel settore dell'imposizione delle imposte. Al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca, Virtue prevede una serie di attività. Innanzitutto l'attività di ricerca scientifica finalizzata a raccogliere ed analizzare tutti i dati essenziali che costituiscono il fondamento del progetto, nonché l'interazione con gli esperti del progetto, sia i nostri leading expert nazionali e quelli di area, nonché i research associates. Una serie di tavole rotonde, seminari e altri eventi finalizzati a discutere le tematiche del progetto di ricerca, e la conduzione dei workshop nazionali, come quello che ci apprestiamo ad iniziare in data odierna, che sono finalizzati all'ottenimento di feedback essenziali sui risultati della ricerca, nonché alla fine la predisposizione di un questionario online rivolto agli operatori del settore, al quale vi inviteremo a partecipare nel corso delle prossime settimane. Il workshop odierno dunque svolge una funzione essenziale nell'economia del progetto di ricerca. Attraverso una serie di domande, i membri del panel di esperti nazionali infatti saranno chiamati a fornire le loro valutazioni critica, basata sulla loro personale esperienza professionale, sulle relazioni tra i reati tributari e la corruzione. La discussione sarà finalizzata a far emergere criticità sistemiche, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista pratico, nell'ambito del contrasto a tali fattispecie di reato. Dati i tempi stretti a nostra disposizione, l'esigenza di coprire tutti gli obiettivi di ricerca, anche al fine di evitare di trattenerci oltre il termine prefissato, vi chiedo di fare del vostro meglio al fine di contenere le risposte in 1 o al massimo 2 minuti. A tal fine penso importante precisare che non occorre che si proceda a descrizione del quadro normativo. A tale operazione è dedicato il lavoro dell'esperto nazionale del progetto, nel nostro caso per l'Italia il professor Antonio Gullo. Laddove fosse necessario basterà che ci sia un riferimento alla normativa che ritenete rilevante, eventualmente sarà sempre possibile che ci inoltrate il relativo materiale che sarà esaminato nell'ambito della ricerca. Per cui vi chiedo di rispondere in modo conciso e puntuale al fine di fornire risposte critiche necessarie a identificare le problematiche specifiche come evidenziate nelle domande. Laddove vi sia una discussione adeguata, non sarà necessario che tutti gli esperti nazionali interloquiscano su tutte le domande, sentitevi liberi di intervenire solo laddove riteniate che sia opportuno condividere la vostra conoscenza ed esperienza professionale. La discussione sarà divisa in 2 parti, circa 45 minuti ogni parte. La prima parte, ossia le prime 6 domande, sarà moderata dal co-investigator del progetto, Dottor Lorenzo Pasculli, che svolge il ruolo di Associate Head for Research presso la Coventry Law School, mentre io modererò la seconda parte della discussione, cioè le domande dalla 7ª alla 12ª. Passo quindi a presentare il rigoroso ordine alfabetico, il panel di esperti nazionali che ringrazio nuovamente. Quindi abbiamo il dottor Samuel Bolis, tenente colonnello della Guardia di Finanza, l'avvocato Marco Di Siena, partner dello studio legale Chiomenti, il dottor Pietro Molino, sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, l'avvocato Fabrizio Reggiani, partner presso lo studio Severini, penalisti associati. Il dibattito sarà arricchito anche dalla partecipazione di un altro panel, che è il panel di esperti legati al progetto di ricerca, che si interfacceranno con gli esperti nazionali al solo fine di stimolare la discussione e integrare le argomentazioni. Passo quindi a presentare, sempre in ordine alfabetico, il panel di esperti del progetto. Inizio col professor Antonio Gullo, che non è presente ma probabilmente arriverà in ritardo, professore ordinario di diritto penale presso l'Università Luis Guido Carli, il dottor Pietro Maria Sabella, assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Luis Guido Carli, la dottoressa Rossella Sabbia, assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Luis Guido Carli, il dottor Pietro Sorbello, tenente colonnello della Guardia di Finanza, e il dottor Donato Vozza, Research Associate presso il Center for Financial and Corporate Integrity of Coventry University e Protax Researcher. Doveva partecipare anche la dottoressa Laura Valli, membro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Mi ha comunicato che gli hanno fissato un meeting alle ore 4:30, cercherà di partecipare alla fine di questo meeting. A differenza dei membri del panel di esperti nazionali, gli esperti del progetto non interverranno nella discussione,
ma avranno modo di interloquire facendo eventualmente domande suppletive agli esperti nazionali o integrando la discussione, sempre negli stessi stretti limiti temporali che ci siamo assegnati. In pratica, alla fine dell'analisi delle domande relative ad ogni singolo obiettivo di ricerca, il moderatore si rivolgerà direttamente al panel di esperti del progetto per verificare se desiderano intervenire. Alcune domande ci sono già pervenute, per questo vi ringrazio, sono molto interessanti. In tal caso procederemo ad invitare direttamente l'esperto che le ha inoltrate a formularle. Una nota finale sul GDPR: ringrazio chi già mi ha inoltrato il consenso alla videoregistrazione e alla pubblicazione della videoregistrazione. In ogni caso, la vostra partecipazione in questa sede implica un implicito consenso alla pubblicazione della registrazione e dei suoi estratti sul sito del progetto di ricerca, sulle altre piattaforme social network utilizzate dal progetto di ricerca o con le quali il progetto di ricerca ha stabilito una partnership. Darei quindi ora la parola al dottor Pascolli per iniziare la discussione. Grazie Costa, grazie a tutti. Visto che abbiamo i tempi strettissimi, cominciamo subito. La prima domanda concerne un obiettivo di ricerca fenomenologico, cioè la prima domanda concerne le modalità di commissione dei reati, soprattutto o anche transnazionali, di frode fiscale. Il fine di questa domanda è di esplorare un po' il fenomeno, quindi come avviene, cosa succede nell'ambito della criminalità tributaria, sia nell'ambito giuridico che nell'ambito più di fatto, nella vostra giurisdizione, quindi in Italia, e con un particolare riferimento agli schemi, diciamo, criminosi e transnazionali, quindi quelle prassi anche relativamente complesse, come per esempio certe frodi IVA. La prima domanda è, la prima sottodomanda di questa domandona, mi sento un po' come Corrado, non so se ve lo ricordate, quali condotte e prassi sono definite come reati tributari in Italia? Quindi se qualcuno di voi sinteticamente vuole darci una lista delle prassi o delle condotte che sono definite propriamente come reati fiscali del diritto italiano, giusto una lista. Ma provo io, Marco di Siena, se può essere utile, così rompo il ghiaccio. Rispettando il minuto e poco più. In realtà in materia di imposte dirette ed IVA, perché poi abbiamo tutto il comparto dei reati doganali e dei reati in materia di accise, che per il momento lasciamo sullo sfondo. Le principali condotte sono ascrivibili a due grandi comparti. I delitti cosiddetti dichiarativi, quindi la dichiarazione fraudolenta nelle sue due configurazioni mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, e la dichiarazione infedele e dichiarazione omessa. Abbiamo poi altro genere di delitti, che sono i delitti cosiddetti collaterali, se vogliamo definirli tali, che sono dei delitti in materia di omesso versamento di imposta connotato da una certa fraudolenza, quali possono essere l'omesso versamento di reduzioni certificate, piuttosto che l'omesso versamento dell'IVA o l'utilizzo di crediti d'imposta indebiti. Abbiamo poi la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e un reato che è di fatto il falso per soppressione di carattere tributario, che è la distruzione o l'occultamento di scritture contabili. Quindi un assetto abbastanza compiuto, ecco, in termini complessivi. Mi pare una risposta perfettamente sistematica e nell'ambito cronologico che ci siamo assegnati. Quindi se nessuno ha nulla da aggiungere, e vedo che tutti sono ok, il dottor Bolis, avanti. Nel territorio nazionale italiano, più ampio praticamente di tanti altri paesi, è opportuno fare delle considerazioni di carattere localistico, evidenziando le singole specificità. Io mi trovo a vivere operativamente nel Comasco, nella Lombardia, nella parte di Lombardia vicino al confine con la Svizzera, e i fenomeni legati alle frodi fiscali in questo caso sono sussumibili a due grandi categorie. Innanzitutto le frodi carosello, di cui definizione e composizione do per definita, che si vengono a radicare qua in modo particolare in quanto trovano nelle logistiche di prima importazione da un paese extra UE o di transito interno da altri paesi del centro-est Europa
il loro territorio di prima immissione in libera pratica nella UE o di ingresso nel territorio per l'operazione intracomunitaria. La vicinanza alla Svizzera ci colloca poi in una dimensione dove molto diffuse sono le fattispecie di stabili organizzazioni occulte, di società che operano all'estero, prevalentemente in Svizzera, ma trovano qua sul territorio una attrazione ai fini fiscali. L'implementazione e la correlazione delle condotte penalmente rilevanti chiaramente sono riferite all'utilizzo di fattori per operazioni inesistenti o dichiarazioni fraudolente, articolo 2 articolo 3 per quanto riguarda i cause dell'IVA, come è noto, e gli articoli 5 omesse dichiarazioni per quanto riguarda le stabili organizzazioni occulte. Ecco, grazie dottor Bollis, molto puntuale. In realtà lei ha già risposto alla seconda domanda, che invece verte sull'aspetto più di fatto, quindi dal diritto passiamo al fatto: quali sono i reati tributari più frequentemente perpetrati in Italia? Ora, il dottor Bollis ci ha dato un'indicazione localistica, no? Se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa in altre regioni, in altre zone, oppure sul territorio, altrimenti procediamo con le altre domande. Io posso dare soltanto una visione, come dire, dal mio osservatorio, che è quello della Corte di Cassazione, quindi, come dire, ragionare in termini percentuali su quelle che sono le fattispecie, e senz'altro il gruppo a cui faceva riferimento l'avvocato dei reati, come dire, di omesso versamento occupano una quota consistente del contenzioso di legittimità, quindi mi riferisco alle omesso versamento IVA, omesso versamento di ritenute, contributi e quant'altro. Quindi questo è un settore molto ampio nella casistica giurisprudenziale, in particolare della terza sezione, che è quella che si occupa, cioè, laddove evidentemente le altre fattispecie, se non altro anche per le difficoltà anche accertative e repressive, tra virgolette, possono trovare un esito che non necessariamente arriva fino alla chiusura in fase della pendenza della lite, in fase di legittimità. Quindi, come dire, posso confermare il dato di una certa preponderanza di questi tipi di fattispecie. Puntualissimo, grazie. Penso che l'avvocato Reggiani abbia un intervento. Riallacciandomi agli interventi di chi mi ha preceduto, se posso aggiungere un dato di, diciamo, evoluzione diacronica, che almeno che ho potuto riscontrare nella mia esperienza pratica. Negli ultimi anche una decina di anni si è assistito, da un lato, complice anche l'aumentare delle tensioni finanziarie connesse a una crisi congiunturale, un'espansione dei reati che il consigliere Molino richiamava prima, quindi legati a un'omissione di un versamento a fronte di un'imposta già dichiarata, e dall'altro lato la scomparsa in un certo, o meglio la riduzione di alcune contestazioni di frode fiscale legate ad una lettura estesa di alcuni fenomeni. Faccio riferimento all'articolo 3, che anche oggi però potrebbe avere una nuova espansione in base a delle modifiche normative piuttosto recenti, e dall'altro lato invece un incremento progressivo, di cui poi anche le notizie giornalistiche nel tempo hanno dato evidenza, a fenomeni di contestazione di stabile organizzazione occulta rispetto a modelli globali, con contestazioni che sono un po' al confine tra la stabile organizzazione in un'area grigia esplorata anni fa dalla sentenza Philip Morris, e i casi di transfer pricing, con tutti i problemi o le qualificazioni che sono fuori dell'area di rilevanza penale. Quindi c'è stata una progressione di evoluzione che poi ha inciso, nella mia percezione, anche sulla dimensione quantitativa delle varie tipologie di reati interessati. Perfetto, grazie. Andiamo alla domanda successiva. Quali sono i reati tributari transnazionali che coinvolgono più frequentemente l'Italia? E forse possiamo agganciarci anche all'altra domanda: quali sono i paesi stranieri che sono invece coinvolti in reati tributari commessi in Italia? Se non ci sono risposte particolari, il dottor Bollis in realtà ha già tracciato un quadro su questo, quindi se non ci sono risposte muovo oltre. Sia chiaro, forse non l'abbiamo detto abbastanza, ma non dovete rispondere a tutto, o non tutti devono rispondere, quindi possiamo andare oltre.
quali sono i reati tributari più rilevanti in Italia in termini di ammontare complessivo di imposte evase, sia di natura nazionale che transnazionale. Nella mia esperienza, contestazioni di stabile organizzazione occulta, anche poi riqualificati in modalità penalmente irrilevanti, facevo prima riferimento al transfer pricing e a tutta, diciamo, l'area valutativa che si innesta tra queste due tipologie di fenomeni. Grazie molte. Avvocato di Siena. Se posso intervenire, condivido quello che dice il collega. Sicuramente le contestazioni in materia di omessa dichiarazione derivante da fenomeni di esterovestizione o presunta localizzazione di stabile organizzazione non dichiarata sono quelle che quantitativamente talvolta colpiscono di più. Vi è tuttavia una magnitudo particolarmente significativa di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che è forse meno significativa da un punto di vista di singolo caso, ma è senz'altro in termini complessivi particolarmente apprezzabile in termini patologici, e questo comporta sovente anche un cotè transnazionale, nella misura in cui sovente le frodi carosello, anche di carattere internazionale, hanno come mezzo la fattura per operazioni inesistenti come reato mezzo. Ecco. Benissimo, grazie molte a tutti. Esperti di progetto, ci sono domande puntuali e specifiche su quanto è stato detto finora? No, benissimo. Domanda numero 2. Questa domanda invece mira a valutare la complessità del sistema giuridico in generale, sia rispetto alle imposte in generale, quindi il diritto fiscale in generale, che più specificamente di repressione della criminalità di natura tributaria. Quindi andiamo a vedere anche un po' l'aspetto dell'effettività e l'efficienza di questo sistema. Prima domanda è: come valutereste la complessità generale del sistema fiscale in Italia? Questa complessità potrebbe inavvertitamente, involontariamente facilitare l'evasione fiscale o comunque compromettere le strategie di prevenzione, repressione e contrasto? Se sì, come? E se potete fornire anche degli esempi. Non vorrei monopolizzare l'uditorio, ecco, da questo punto di vista, ma penso di dire cosa abbastanza scontata affermando che il sistema fiscale italiano è particolarmente complesso e particolarmente instabile, nel senso che è caratterizzato da modificazioni sovente molto significative e ravvicinate nel corso del tempo. Tutto questo sicuramente non aiuta la compliance del contribuente medio. Ovviamente se il contribuente è un contribuente al contrario patologico ex se e quindi è un contribuente fraudolento, che il sistema fiscale sia semplice o il sistema fiscale sia particolarmente complesso diventa una variabile sostanzialmente irrilevante. Di certo, tuttavia, almeno in un passato non lontanissimo, la complessità del sistema fiscale italiano e la formulazione di alcune fattispecie delittuose, in particolar modo il delitto di dichiarazione infedele, ha dato luogo a fenomeni di riconduzione di condotte non necessariamente particolarmente così fraudolente all'area del penalmente rilevante. Tutto questo per dire cosa? Che una semplificazione, a mio avviso, sicuramente aiuterebbe in astratto l'attività di contrasto e di compliance generale. È pur vero, mi permetto di osservare, che ci troviamo di fronte a un sistema fiscale sicuramente complesso, ma anche con un numero di contribuenti particolarmente elevato rispetto a quello che avviene in altri paesi. Noi abbiamo un numero di soggetti IVA in Italia che è incomparabilmente superiore a quello che ad esempio c'è in altri paesi dell'Unione Europea. E questo porta anche a una difficoltà in concreto dell'attività di repressione e di effettivo contrasto, perché la platea dei soggetti potenzialmente suscettibili di controllo è particolarmente ampia.
Interessantissimo, e questo in realtà ci guida anche sulla seconda domanda, quindi invito gli altri a magari risponderle insieme. La seconda domanda è la complessità non tanto del sistema tributario di per sé, ma la complessità del sistema penale tributario. L'avvocato di Siena ha già parlato di come alcune definizioni imprecise in realtà hanno consentito di ricondurre all'ambito del penale condotte che magari non erano criminose. Quindi la complessità del sistema di diritto penale tributario. Come la valutate? Che effetti può avere, sia dal punto di vista processuale che sostanziale? Sì, intervengo soltanto per riallacciarmi proprio sul discorso del penale tributario come un altro elemento, come dire, di contraddizione, se guardiamo nell'evoluzione di tutti questi anni, è come dire, la scelta non sempre chiara sul se criminalizzare o meno le condotte di omesso versamento. Ricordiamo che c'è un momento in cui il legislatore sceglie di non criminalizzarle per poi ritornare precipitosamente, anche per ragioni ovviamente di semplice, come dire, mancato introito, e il sintomo di questa incertezza si rivela anche poi nelle varie modulazioni delle varie soglie di punibilità, innalzate o diminuite a seconda delle varie contingenze. Quindi anche questo è un elemento che non contribuisce né alla semplificazione del quadro complessivo, ma soprattutto nella incertezza anche del quadro penale in quanto tale, insomma, che è una situazione che si è avvertita prepotentemente, insomma, nel corso di questi anni. Grazie molte. Avvocato Reggiani. Sì, come diceva prima il collega di Siena, vedo più l'aspetto di una mancanza di chiarezza come non tanto uno strumento che consenta di eludere fraudolentemente il pagamento del tributo, quanto piuttosto di un rischio penale accentuato soprattutto nel momento in cui si fa riferimento a modelli di tassazione che interessano differenti paesi con nozioni che non sono necessariamente tra loro armoniche, con quindi un rischio che può diciamo, colpire il contribuente in delle aree che non sono perfettamente definite oppure possono essere interpretate con modalità differenti, cose che dovrebbero avere un paracadute o almeno una forma di rassicurazione nell'attenta valutazione dell'elemento soggettivo del reato, che è sempre caratterizzato da una componente accentuata con un dolo di evasione che a tratti diventa sostanzialmente intenzionale, ma che quantomeno prima facie non può essere scremato e valutato, e quindi c'è un rischio di ingresso nell'area del penalmente rilevante, che credo che sia un aspetto molto delicato di quest'area del diritto, che ha anche dei riflessi su aspetti che sono fuori dal campo giuridico, ma sugli investimenti del nostro paese, aspetti di cui tanto si parla anche con riferimento a questa materia. Aspetto davvero interessante, magari lo approfondiremo dopo perché è cruciale. Dunque, una nota minore su questo aspetto della complessità è invece, non minore di importanza, ma forse di più pratico rilievo che teorico, è la complessità come si può riverberare nell'ambito proprio delle investigazioni, quindi nell'ambito pragmatico, concreto di come investigare, come perseguire penalmente, e poi eventualmente anche quante condanne vengono spiccate per via di questa complessità, in un senso o nell'altro. Quindi non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, anche se effettivamente di Siena e Reggiani hanno già dato una risposta in questo senso. Posso fare un'osservazione su quest'ultimo aspetto? Rilevo come le più recenti novelle in materia penale tributaria non sono coordinate con la disciplina processual penalistica, con delle implicazioni sulle indagini e sulla celebrazione dei processi penali di rito. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda, ad esempio, il modus operandi di contrasto alle frodi carosello, che coinvolgono un numero molto alto di soggetti attivi tra prestanome e amministratori di fatto,
e che vedono notoriamente una regia normalmente incardinata su dei professionisti, vedevano in passato incardinare la competenza territoriale delle indagini, sulla base dei principi generali, laddove era radicata e si rinveniva il radicamento dell'associazione delinquere, per cui il tribunale dove il 416 veniva costituito. Con l'innalzamento delle pene edittali delle norme della 74 della 2000 intervenuta negli ultimi 2 o 3 anni, si è avuto un innalzamento, un superamento della pena edittale per il reato di emissione e di utilizzo di fatture false, che rischiano in concreto di spostare la competenza territoriale laddove si rinviene, ad esempio, la prima emissione di fattura falsa in un carosello che riguarda tutta quanta Italia, spostando la competenza da quello che è il centro organizzativo dell'associazione a delinquere. Questo rischia di comportare in concreto una frammentazione delle singole condotte che però solo nel loro insieme possono arrivare ad una efficace azione di contrasto. Questo aspetto, oltre che arrivare con ritardo, e qua faccio solo un vaghissimo riferimento alla sentenza Taricco, che ricordo essere stata emessa dalla Corte di Giustizia dopo aver rilevato che in Italia, in particolare, la gran parte delle indagini in materia penale tributaria nel contrasto all'IVA è condannata alla prescrizione. Grazie, chiarissimo e fondamentale. Forse il dottor Sobello aveva un punto su questo, vero? Sì, grazie. Ci tenevo a evidenziare un profilo di interesse e chiedere agli esperti il loro punto di vista sulla l'applicabilità, anzi l'applicazione ai casi in cui si ritiene che il sistema normativo possa essere considerato eccessivamente complesso ed integrare, per quanto riguarda la prospettiva della responsabilità penale, quelle situazioni di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito di applicazione delle norme tributarie, che costituisce una causa che esclude la colpevolezza ben oltre il 47 terzo comma. È una tematica che ho approfondito in passato per quanto riguarda la rilevanza penale dell'elusione nella prospettiva della colpevolezza, vedendo come in Italia l'articolo 15 incida appunto sulla colpevolezza, però la stessa struttura nella prospettiva di legalità convenzionale invece riguarda una caratteristica generale della norma per quanto riguarda accessibilità in particolare e prevedibilità delle conseguenze. Mi sono sempre chiesto, perché io non ne ho trovato, ma quante volte è stato applicato questo articolo 15? Ci sono risposte? Allora, nella mia esperienza, se può essere utile, l'articolo 15 è una norma molto bella in astratto, ma in realtà dall'applicazione pratica totalmente sconosciuta. Quindi ci troviamo di fronte a un istituto che, per quanto mi concerne, tranne rarissimi casi in cui viene invocato, ma non trova applicazione reale. Questo fa un po' il pari, devo dire, con una tradizionale ritrosia tanto degli organi dell'amministrazione finanziaria in generale, senza distinzione alcuna, tanto della giurisprudenza all'applicazione dell'istituto dell'errore in ambito fiscale. Anche in ambito fiscale amministrativo abbiamo degli istituti che sostanzialmente richiamano l'errore come tendenzialmente scriminante e quindi causa di disapplicazione della sanzione, e tuttavia sia da un punto di vista operativo pragmatico di prassi amministrativa che da un punto di vista giurisprudenziale sono istituti che, nonostante siano reperibili in più plessi normativi, faticano sicuramente a trovare una loro estrinsecazione concreta, nella mia esperienza. Poi ambisco ad essere smentito, ecco. Mi sembra formidabile, penso che dobbiamo muovere oltre perché il tempo sta correndo. Avete già risposto in realtà alle difficoltà dipendenti dalle definizioni normative dei reati, nel senso che in realtà le definizioni non chiare tendono ad attrarre fenomeni non criminosi all'area della rilevanza penale.
e anche avete parlato delle investigazioni. Quindi muoviamo, a meno che gli esperti di progetto abbiano un'altra domanda, muoviamo al punto successivo. Questo è un punto che coinvolge più domande, quindi dovremmo prendere più piccioni con una fava. Qui esploriamo le articolazioni, quindi i rapporti fra i 6 diversi tipi di azione adottati nel contrasto alla criminalità tributaria. Questo include prevenzione, investigazione e sanzione, quindi accertamento e sistema di punizione sia amministrativa che penale, recupero del credito, quindi recupero del credito fiscale, e eventuali altri rimedi, per esempio il risarcimento danno. Quindi vogliamo vedere un po' come questi sistemi possono in realtà o facilitare la criminalità tributaria oppure compromettere o facilitare il sistema preventivo repressivo. La prima domanda concerne la prevenzione non restrittiva. Quindi, a parte il sistema di diritto penale punitivo, esiste un'obbligazione giuridica, quindi un dovere positivamente normativo nei confronti delle istituzioni di promuovere misure di prevenzione non restrittive, per esempio campagne di informazione, educazione, formazione del personale. Se sì, descrivetele, se no, se potete darci un'indicazione di magari linee guida non vincolanti o iniziative spontaneamente adottate dalle istituzioni, qualsiasi cosa che possa essere utile a capire qual è l'obbligatorietà della prevenzione cosiddetta positiva in Italia. L'espressione del dottor Molino mi sembra zero, giusto? Non mi costano obblighi normativi, però francamente mi pronuncio su un terreno di cui so veramente poco, non saprei, non credo che la domanda vada rivolta, non so, all'interno dell'amministrazione finanziaria, quali siano se ci siano linee guida, se ci siano disposizioni interne amministrative. Francamente, veramente su questo non saprei rispondere. No? Passo oltre al momento dell'accertamento. Chiaro. Credo ci siano Bolis di Siena. Osservazione, parlo come appartenente a una forza di polizia, quella della Guardia di Finanza, che da ormai un decennio ha sistematicamente intrapreso e condotto un'attività di divulgazione negli istituti scolastici e nelle scuole nota come promozione della legalità variamente declinata, della legalità economica, tributaria e quant'altro, per cui incontri sistematici nelle classi rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, dalle elementari all'università, chiaramente degradando i contenuti trasmessi. Questa è un'attività di natura spontanea del corpo, non c'è un'obbligazione giuridica. Obbligazione. E di Siena, se non sbaglio? No, volevo dire, adesso senza sovrappormi naturalmente ai colleghi della Guardia di Finanza, noi come ordinamento latino viviamo queste forme di persuasione in una dimensione cronologica abbastanza recente. Provo ad essere esplicito, rispetto ad ordinamenti di carattere anglosassone in cui questa attività di prevenzione è molto più istituzionalizzata, arriviamo tardi. Ce lo dobbiamo dire, ma non è una critica, è un problema di tradizione giuridica. Non esistono previsioni normative che impongano così, da un punto di vista concreto, che io sappia, forme di azione in tal senso. È pur vero, come giustamente ricordava il colonnello Bolis, che entrambi i comparti dell'amministrazione finanziaria nel suo complesso, cioè la Guardia di Finanza come polizia finanziaria e l'Agenzia delle Entrate o le altre agenzie fiscali, da ultimo stanno muovendo in maniera abbastanza significativa su un'attività di compliance o di facilitazione della compliance da questo punto di vista, con iniziative talvolta presso gli istituti educativi, talvolta anche di natura così strategica, e quindi evitare l'irrogazione di sanzioni sin nell'immediato, ma cercare di sollecitare l'adempimento spontaneo in modo da sollecitare anche eventuali procedure di ravvedimento operoso e quant'altro. Però, come dicevo in precedenza, è un'attività a cui siamo arrivati tardi, se vogliamo, o comunque
in linea con la nostra tradizione giuridica, che sicuramente non valorizzava questo genere di adempimenti. Perfetto, grazie, chiarissimo. Penso che il dottor Sobello abbia una domanda, la lasciamo verso la fine se non le spiace, così intanto vediamo gli altri punti, magari la risposta arriva nel frattempo. Procedure di clemenza fiscale, quindi condoni, esenzioni, riduzioni di imposta, posticipi di pagamento, rateazioni. Come questi possono incoraggiare pratiche di carattere corruttivo o fraudolento o compromettere le strategie di contrasto? Se non ci sono risposte possiamo procedere. È consentito dal diritto... Sì, di Siena. No, chiedo scusa, ripeto, non volevo sovrappormi a eventuali altri colleghi. Noi siamo una nazione in cui la storia dei condoni è una storia che direi che travalica la storia repubblicana. Abbiamo sicuramente una lunga sequela di condoni più o meno importanti da un punto di vista quantitativo che caratterizzano la nostra storia fiscale post-unitaria, ecco, al di là della forma di Stato. Di certo sono un qualche cosa che non aiuta la compliance, perché di per sé si può ingenerare il dubbio, la perplessità, il convincimento forse erroneo che, perdonatemi l'espressione non particolarmente alata, prima o poi un condono arriverà e quindi si pagherà di meno di quanto oggettivamente si debba pagare oggi. Con questo non voglio dire che i condoni tecnicamente siano immorali, perché non do giudizi di valore da questo punto di vista, ma sicuramente tendono a garantire o ad attribuire una minore efficacia alla compliance e all'attività di contrasto nel proprio complesso. Chiarissimo, grazie. Grazie. Passiamo oltre. È consentito ai debitori fiscali di pagare i propri debiti con beni non pecuniari, quindi con un patrimonio diverso dal denaro, e se sì, che effetti può avere questo sui reati tributari? Qua posso rispondere brevemente io. Tendenzialmente la datio insolutum per singole obbligazioni tributarie nel nostro ordinamento non sono previste, se non in alcuni casi marginali, nelle imposte dirette e nelle donazioni, dove è prevista la dazione di opere d'arte. Presso Unico Urbano ha introdotto questa disposizione, che però mi risulta non essere molto applicata. Ciò che invece trova applicazioni in larghissima scala in Italia, con dei profili latenti, a mio avviso, di compatibilità con il diritto dell'Unione sotto diversi aspetti, è la compensazione delle tariffe e della tassazione in materia edilizia con la realizzazione di opere di urbanizzazione per l'appunto a scompito del tributo locale. Stiamo parlando di importi molto molto significativi che vengono definiti per lo più a livello locale in situazioni spesso purtroppo di conflitto di interessi e che possono portare da un lato a pratiche corruttive, ci sono diversi episodi insomma nella letteratura giudiziaria italiana, e ad una perdita di gettito. Fantastico, mi pare completissima la risposta. Confermo assolutamente quest'ultima notazione del colonnello sulla problematica degli oneri delle spese di urbanizzazione. Ottimo. Dobbiamo andare oltre per ragioni di tempo. Quali sono gli elementi attualmente inclusi nei rapporti di attività sospette emessi, diciamo, dall'autorità fiscale, tributaria, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, agli organi inquirenti? E questi elementi, il contenuto di questi rapporti, sono sufficienti per le investigazioni o ritenete che dovrebbero essere rapporti più ampi, o altrimenti, se siete soddisfatti, sono buoni i contenuti che abbiamo al momento? Per la mia personale esperienza noto, colloquiando con gli organi investigativi della magistratura, con le procure,
che i rapporti ex 331 codice di procedura penale fatti dai colleghi dell'Agenzia delle Entrate per situazioni di evasione legate a uso di fatture false, superamento di soglie di rilevanza penale, normalmente richiedono una integrazione investigativa, se non altro per ulteriori per la raccolta di ulteriori elementi riconducibili alla presenza dell'elemento soggettivo, cosa che i colleghi dell'agenzia non possono fare perché non hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e sono dotati di un novero di strumenti investigativi più ridotti, per cui è più che altro un deficit strutturale. Quasi strutturale, sì. Avvocato Reggiani. Nella mia esperienza posso dire che nel momento in cui sono, diciamo, accertamenti di entità significativa, soprattutto negli ultimi anni, si è registrato uno stretto coordinamento anche in una fase iniziale tra tutti gli organi interessati, quindi Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, come polizia tributaria, ma poi anche nella immedesimezza delle persone fisiche come polizia giudiziaria coordinata dall'ufficio del procuratore della Repubblica. Quindi molto spesso diciamo, c'è uno stretto coordinamento tra i vari attori che poi in diverse fasi del procedimento tributario sono chiamati a svolgere l'attività di verifica che confluisce ancora una volta poi nell'attività di investigazione del pubblico ministero. Questo per dire che nel nostro ordinamento, in cui c'è una separazione legale tra i due procedimenti, tributario e quello penale, poi di fatto, almeno nelle vicende più significative, c'è una stretta interconnessione che viene poi riconosciuta anche dagli effetti che certe decisioni assunte nel procedimento riverberano sul procedimento penale. Quindi a fianco a quello che diceva prima il colonnello, posso portare anche questa esperienza tratta sempre dal campo. Grazie. Passiamo alle ultime domande. Le metto insieme perché è possibile accorparle e ciascuno di voi si senta libero di rispondere alle questioni più rilevanti. Le conseguenze giuridiche, quindi sanzioni, recupero dell'imposta ed eventuali ulteriori rimedi. Qual è, secondo voi, la effettività, l'efficacia di questi, chiamiamoli in generale, queste conseguenze giuridiche? Sentite liberi di trattare singolarmente le pene, se volete, oppure i risarcimenti del danno e altri rimedi, oppure il recupero dell'imposta. Dottor Molino? Sì, scusate, avevo disattivato. Parlo evidentemente del lato sanzionatorio puro penalistico che per esperienza comune, credo condiviso, sconta un tasso di effettività concreta sotto il profilo dell'efficacia poi della sanzione abbastanza evidente. Insomma, sono al di là del tasso di prescrizione di questi reati, che è sicuramente notevole, l'effettività poi in termini di efficacia monitoria, punitiva, dissuasiva, tutte le funzioni che vogliamo riconnettere alla sanzione penale, rischia di essere piuttosto blanda. Intanto per il disvalore, come dire, il disvalore sociale che viene avvertito. Qui faccio una premessa, ritornando anche al discorso della prevenzione per un attimo. Per quello che è il mio percepire questo tipo di fenomeno, altro è parlare di come dire, censura anche morale, quindi riprovazione morale, quindi di efficacia anche della sanzione penale a fronte di comportamenti di frode fiscale o comunque di mancato versamento di imposte dirette. Altro è invece tutti quei comportamenti che attengono alle imposte indirette e che in qualche modo scontano un minore stigma sociale, perché anche nella considerazione complessiva della comunità, altro è come dire, il non contribuire con l'imposizione fiscale del proprio gettito, del proprio reddito, altro è in qualche modo cercare di farla franca, per dirla un po' in soldoni,
sul mancato versamento di quello che è l'IVA, che viene generalmente o comunque consistentemente percepita come un tributo che si aggiunge a un circuito economico nelle varie operazioni, che è percepito come dire, minore immediata comprensibilità rispetto alla quota di di imposizione fiscale che ciascuno è tenuto a dare in funzione del proprio patrimonio e del proprio reddito. Quindi anche poi, essendo molti reati incentrati sul discorso dell'IVA e delle imposte indirette, anche poi l'efficacia della sanzione, ammesso che arrivi in tempo e ammesso che porti effettivamente all'applicazione concreta di reclusione o multa, ove si riesca a recuperare, è percepito anche in termini di minore come dire, risposta a quelli che sono gli obiettivi poi di una sanzione penale in quanto tale. Grazie, questa è una risposta molto esaustiva in ambito della pena. Altre idee, soprattutto sulle procedure e sistemi di recupero, oppure altri rimedi come risarcimenti del danno? Una riflessione sul rinnovato coordinamento tra la procedura penale, processuale penalistica tributaria e quella amministrativa tributaria, anche a fronte delle note sentenze della Corte IDU in materia di bis in idem, ci pone a rilevare come le norme che consentono, ad esempio, l'adesione all'istituto del patteggiamento previo versamento delle imposte, piuttosto che delle vere e proprie esimenti fissate dall'articolo 13 per il totale pagamento dell'imposta evasa, sono sicuramente efficaci. Ancora una volta il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nella forma preequivalente è una soluzione, ad esempio per quanto concerne l'effettività dell'aggressione del bene corrispondente all'imposta evasa. Mi spiego meglio. A volte capitava, sovente, tolgo a volte, che a fronte della rateizzazione del debito tributario con l'agenzia o con Equitalia, il contribuente versasse le prime rate e le successive sostanzialmente venivano di nuovo non ottemperate, con ciò imponendo un riavvio delle procedure amministrative o penali per recuperare l'indebito. Con lo strumento definito in dottrina del ravvedimento attuoso, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente viene sospeso in presenza di rateizzazione e riprende vigore, riprende efficacia il decreto di sequestro inizialmente comminato. Sicuramente gli strumenti penali sono i più efficaci, perché vediamo che laddove questi non ci sono, penso ad esempio agli strumenti previsti nella procedura amministrativa tributaria come le misure cautelari a tutela degli interessi erariali, l'amministrazione finanziaria, articolo 22 del DPR 600, non trovano, ma secondo la mia esperienza, in grande applicazione, anzi quasi mai vengono adottate, pur in presenza dei requisiti. Grazie molte. Altri punti di rilievo, soprattutto su rimedi di carattere innovativo, alternativo, e anche una cosa che vi chiederei è rimedi che magari esistono nell'ambito della corruzione, non necessariamente tributaria, che invece mancano nell'ambito della criminalità tributaria e potrebbero essere forse importati. Ma se mi posso permettere un'osservazione veramente icastica, io penso che, a costo di essere smentito, l'apparato sanzionatorio penale tributario sia particolarmente afflittivo oggi, almeno in termini di pene edittali. Cioè noi abbiamo, a fronte della potenziale evasione fiscale, una risposta punitiva molto molto aggressiva da parte dell'ordinamento. Il problema non è tanto, come dire, l'astrattezza della risposta punitiva, ma l'implementazione, come osservava il dottor Molino. Purtroppo c'è uno iato abbastanza significativo e quindi l'effettività della pena, ancorché la sanzione sia potenzialmente molto molto invasiva, è tendenzialmente limitata. Aggiungo che quindi la gran parte in realtà delle reazioni efficaci è il frutto di una forma di
sequestro preventivo che di fatto si svolge nella fase delle indagini e che porta il contribuente, ove possa, necessariamente a condividere una soluzione, definiamola pattizia, con l'Agenzia delle Entrate, in modo da poter, fra virgolette, lucrare anche vantaggi di ordine penalistico, quali quelli cui faceva riferimento il colonnello Bolis, come possono essere l'estinzione del reato per integrale pagamento o comunque la fruizione di circostanze attenuanti e la possibilità di aderire al patteggiamento in quanto tale. Mi pare perfetto, grazie molte, dobbiamo muovere oltre. Prima di muovere alla domanda finale, mi pare che il dottor Sobello avesse una domanda, se non è già stata risposta. Una considerazione, vi ricordate da cittadino, nel 2011, quando si parlava di attività non doverosa, perché non c'è un obbligo dell'amministrazione finanziaria di promuovere la necessità dell'adempimento spontaneo, il dottor Bonino ha fatto riferimento al disvalore. Ecco, noi abbiamo anche un problema di non solo tax gap, ma anche di gap nel disvalore sociale avvertito, perché si ritiene che non sia penalmente, non sia disdicevole evadere le tasse. Soltanto nel 2011, sono passati 10 anni, c'era una pubblicità dell'Agenzia delle Entrate che qualificava tra i vari parassiti il parassito sociale che è l'evasore fiscale. Non vi sono state più iniziative simili. Punto primo. Punto secondo, i rimedi per il profilo della corruzione sono molto più ampi rispetto a quelli già di per sé afflittivi tributari, perché il soggetto corrotto è attratto alla giurisdizione contabile, quindi giurisdizione della Corte dei Conti, ove oltre ai rimedi penalistici, confisca per equivalente, riparazione pecuniaria, salvo il risarcimento del danno, e risarcimento del danno anche all'immagine, che per presunzione legale, salvo prova contraria, è pari al doppio dell'utilità percepita. Quindi c'è una pletora di rimedi molto vessatori, diciamo, afflittivi, ecco, più che vessatori, afflittivi. Grazie. Grazie a lei, dottor Sobello, è un punto interessante, soprattutto in chiave comparatistica. Mi pare che abbiamo ora Donato e Rossella che avevano due domande preprogrammate. Donato? Sì, grazie mille Lorenzo, grazie. Questioni davvero interessanti, anche le risposte, devo dire, stimolanti. La mia questione ha ad oggetto il tema delle indagini. In particolare sappiamo che l'effettività, in particolare nel contrasto delle frodi IVA. Sappiamo che è stato chiesto di fissare l'avvio dell'attività operativa dell'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo a partire dal 1 giugno 2021. Ho letto che l'Italia, il CSM, ha scelto 15 su 20 pubblici ministeri delegati. La mia domanda è: quale sarà l'impatto del lavoro della nuova Procura Europea sul contrasto agli illeciti fiscali che impattano sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE? Cosa prevedete o cosa si prevede dalla prospettiva italiana? Grazie. È quasi impossibile, come dire, formulare una risposta precisa, nel senso che intanto il tema del procuratore europeo è un tema che coinvolge aspetti di coordinamento e con i singoli uffici di procura, che sono ancora tutti da esplorare. Come dire, anche la difficoltà dell'Italia di rapportarsi con questo tipo di istituzione derivano anche dal tipo diverso come dire, di collocamento istituzionale della figura del pubblico ministero italiano rispetto ad altri soggetti che possono avere poteri di investigazione negli altri paesi europei, la loro collocazione costituzionale e istituzionale, la loro dipendenza in qualche modo da input dell'esecutivo, cosa che è totalmente sconosciuta nel nostro ordinamento, e soprattutto come sarà concepito il coordinamento e, come dire, il collegamento tra le indagini del procuratore europeo, dei singoli procuratori europei, dei delegati, rispetto a quello che è il lavoro che si svolge ordinariamente. È un tema veramente ancora tutto quanto da esplorare. Certamente il fatto stesso che, come dire, si arrivi presto ad una una specializzazione, evidentemente, in un ambito europeo di una figura deputata
perlomeno per quanto riguarda la tassazione di interesse europeo all'investigazione e alla repressione di questi fenomeni, dovrebbe evidentemente, perlomeno come dire, secondo quelle che sono tutte le aspettative, condurre ad una logica di efficientamento e di miglioramento di quella che è tutta la politica repressiva. Questo è, diciamo, è abbastanza immaginabile che avvenga, però in concreto come e quanto questo in questo momento storico si ripercuota sul momento proprio pratico applicativo è un tema ancora, probabilmente fra 6 mesi è possibile dare qualche risposta ulteriore. In questo momento è ancora un discorso puramente teorico. Grazie, grazie moltissime. Rossella, a te la parola per la domanda. Grazie. Grazie innanzitutto da parte mia anche per la interessante condivisione di esperienze e per la possibilità di questo scambio. Io vorrei porre l'accento, se possibile, sulle connessioni tra i due fenomeni studiati nella nostra ricerca, quindi tra corruzione e reati fiscali, perché la difficoltà di condurre questa analisi è anche legata al fatto che non è sempre semplice reperire dati su procedimenti di interesse che mettano in evidenza queste connessioni. Quindi la mia domanda è: quanto spesso nella vostra esperienza professionale questi due fenomeni, corruzione e reati fiscali, sono oggetto di indagine e di contestazione in maniera congiunta, e quindi se nella diciamo, prassi giudiziaria italiana queste interconnessioni sul piano dei fenomeni e della casistica sono effettivamente più evidenti di quanto potrebbe apparire dall'analisi della normativa prima fase. Grazie. Direi di fare così, siccome la domanda confina con certe domande nella seconda parte, io la terrei buona per dopo e magari la trattiamo congiuntamente. Grazie Rossella. Muoviamo all'ultimo punto e poi abbiamo la pausa. Siamo in ritardo di una decina di minuti, ma tutto sommato ci siamo. L'ultima domanda in realtà è molto puntuale. Vi chiederei concerne le vulnerabilità nell'ambito dei settori dell'economia più rilevanti. Vi chiederei di individuare, quindi magari pensateci tutti e poi se potete anche o rispondere o mettere nella chat, i 3 settori dell'economia che ritenete più vulnerabili a fenomeni criminosi sia tributari che anche di corruzione nell'ambito tributario. Settori dell'economia intendiamo infrastrutture, comunicazioni, educazioni, energia, pesca, agricoltura, finanza, sanità, ospitalità, insomma i 3 settori dell'economia italiana che sono più a rischio di reati fiscali e corruzione fiscale. In aggiunta vi chiederei di identificare anche le vulnerabilità maggiori, cioè quando mi avete detto, non lo so, comunicazione, educazione e sanità, ma quali sono le vulnerabilità principali in questi 3 settori? Se potete anche con riferimento, come avete fatto finora, a casi, esempi concreti, giusto per aiutarci a contestualizzare. Ritengo che i settori più esposti alla vulnerabilità congiunta di evasione, perché non vorrei anticipare i temi, sono le infrastrutture in primis, questi 2. E la ragione per me è rinvenibile nel fatto che sono 2 settori che muovono interessi economici molto significativi e che al contempo hanno bisogno sistematicamente di un regime autorizzatorio costante da parte di attori della pubblica amministrazione. Per cui la massimizzazione dell'interesse economico da parte di questi operatori può portare a indurre o sondare la corruttibilità dei soggetti che sono pubblici, che sono in condizioni non tanto di controllo, non solo di controllo, ma anche di autorizzazione e di monitoraggio dell'attività economica. Ci siamo persi la prima parte per ragioni di audio. Finanza e infrastrutture? Altre, benissimo anche l'identificazione delle vulnerabilità nelle autorizzazioni e controlli. Altre osservazioni di questo tipo, magari anche su altri settori o altre vulnerabilità? Cioè, se posso, un settore che, come dire, è
è poco considerato come settore da promuovere, ma che in realtà ha un impatto finanziario enorme, che è quello dei giochi e delle scommesse, dove lì le ipotesi di mancato gettito sotto forma di mancato versamento del prelievo unico erariale sono enormi e sono legate tutte alle situazioni come dire, di aggiramento del sistema della concessione e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza attraverso soggetti che sono collocati in paesi esteri e che riescono, come dire, ad entrare nel circuito del gioco italiano completamente come dire, evadendo quello che è l'obbligo di versamento del prelievo previsto dall'agenzia. Perfetto, interessantissimo, grazie. Se avete altre idee, per favore, mettetele pure nella chat. Siamo arrivati alla conclusione. Ci sono domande dagli esperti di progetto su questo settore? Pietro. Sì, salve, buonasera intanto. Anch'io sono molto grato di questo momento, ma vado subito al dunque. Rispetto ai settori, è una curiosità diciamo, scientifica ma anche personale, che attiene all'elemento, diciamo, all'uso delle criptovalute e ai profili di mancata tassazione delle criptovalute, e quindi qual è, diciamo, in questo frangente storico un po' l'approccio a questi nuovi strumenti attraverso i quali ovviamente possono essere perpetrati tutta una serie di reati, riciclaggio, autoriciclaggio, ma anche reati di tipo fiscale. Ecco, se questo settore in qualche modo è come dire, già sottoposto all'attenzione anche da un punto di vista operativo. Nessuna risposta su questo, magari se qualcosa dovesse emergere dopo potete farlo presente anche dopo la pausa.